Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Excel online in cui dopo aver fatto il sommario a questa sezione andremo a vedere in varie lezioni i punti che prima abbiamo appunto trattato sommariamente. E vedremo innanzitutto questi primi due punti, cioè quando il file si trova già nel OneDrive o personal o for business, quindi già online, oppure quando ancora non si trova online, ma si trova semplicemente sul nostro computer. Poi vedremo in una seconda lezione la condivisione con un utente interno, in una terza lezione la condivisione con un utente esterno, in una quarta la funzione extrae e in una quinta lezione la condivisione attraverso il personal OneDrive, quindi a prescindere da Office 365. Quindi cominciamo con questi primi due punti, file che già si trova nel OneDrive for Business o nel Personal OneDrive e abbiamo detto che quando clicco su condividi, ora andiamo a vedere ovviamente sul foglio Excel, mi si apre subito la possibilità di condividere, cosa che non succede se invece il file ancora non si trova nel OneDrive Personal o for Business, caso in cui mi si aprirà appunto la schermata che mi chiede prima di salvarlo online nel Personal OneDrive o nel OneDrive for Business prima appunto di andarlo a condividere. Quindi andiamo a vedere come si fa sul foglio Excel. Qui siamo nel OneDrive for Business di servizi e consulenze, questo è il file che abbiamo utilizzato, lo vado ad aprire e si chiama file per video lezioni, quindi se io clicco qui su condividi e ancora condividi, mi si apre subito la finestra per andare a condividere il file e dopo vedremo come condividerlo con un utente interno nella seconda lezione e con un utente esterno nella terza lezione. Mentre questo non accade, abbiamo detto se per esempio io il file Excel ce l'ho sul desktop, lo vado a creare uno velocemente, nuovo foglio di lavoro Excel, scriviamo nuovo file, lo vado ad aprire, scrivo qualcosa molto velocemente, clicco su condividi, condividi e come puoi vedere non mi dà la possibilità di condividerlo, ma prima mi dice caricare la cartella di lavoro per condividerla, cioè se la vuoi condividere online con qualcuno, prima devi salvare questo file online. Dove lo vuoi salvare? Nel personal OneDrive o nel OneDrive for Business? Questo è indifferente, ovviamente se ho Office 365 sarà meglio salvarlo nel OneDrive for Business, se non ce l'ho lo salverò nel personal OneDrive, però prima lo devo salvare online, poi potrò andare a fare l'operazione di condivisione. Ti faccio vedere che qui e anche nel caso in cui il file già si trovi online e andiamo a condividerlo, c'è anche la possibilità dell'invio tradizionale tramite la posta elettronica o anche come PDF. Tradizionale nel senso che non andremo ad inviare il collegamento al file per condividerlo e poi lavorarci simultaneamente e sincronicamente, ma andremo ad allegare il file tradizionalmente e quindi quel file non sarà sincronizzato con altre persone, quelle persone avranno o quella persona avrà soltanto e semplicemente una copia di quel file. Quindi ti aspetto nella prossima lezione dove andremo a vedere la condivisione con un utente interno. Ciao!